Sono sicuro che molto probabilmente fai questi errori quando parli in italiano e allora è arrivato il momento di smettere di farli. Guarda questo video. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi ho un video davvero fantastico per voi in cui vi parlerò dei 5 errori più comuni che fanno gli studenti di italiano e sono sicuro che tu sicuro ne fai qualcuno. Quindi oggi ti dirò questi errori e ti spiegherò perché è sbagliato dire così che puoi imparare e capire meglio come evitare questi errori in italiano. Prima di iniziare però con il video di oggi voglio anche ricordarti che ho una newsletter, quindi se vuoi ricevere sempre dei contenuti super interessanti da me per migliorare in italiano, puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link qui sotto in descrizione. Perfetto, adesso è arrivato il momento di iniziare. Il primo errore, quello più comune che sento sempre, è con gli ausiliari essere o avere. Infatti, quando abbiamo un tempo passato in italiano, possiamo scegliere se usare il verbo essere o il verbo avere come ausiliare. Spesso sento i miei studenti dire ho andato invece di sono andato. Quindi adesso cercherò un attimo di spiegarti quando usare essere e quando usare avere. Prima di tutto ricorda che in italiano la maggior parte dei verbi richiede avere e ci sono delle categorie di verbi particolari che richiedono essere. Quindi noi adesso impariamo le categorie che richiedono essere e se il verbo che vuoi usare non è in queste categorie, allora devi usare avere. La prima categoria di verbi che richiede essere sono i verbi di movimento. Per esempio, andare, cadere, partire, uscire. Tutti questi verbi che implicano un movimento generalmente richiedono essere. Poi abbiamo l'opposto, i verbi che indicano nessun movimento, stare fermi, e questi sono stare, restare e rimanere. Poi abbiamo i verbi che indicano un cambio di stato del soggetto, come nascere, morire, crescere o diventare. E poi abbiamo i verbi riflessivi. Tutti i verbi riflessivi richiedono essere, come per esempio lavarsi, svegliarsi, vestirsi, truccarsi, divertirsi. E per finire, l'ultimo verbo che richiede essere è essere. Anche essere al passato prossimo usa essere come ausiliare. Ricorda che il participio passato del verbo essere è irregolare, stato. Quindi il passato prossimo di essere è sono stato. Però purtroppo ricorda che queste regole non sono fisse. Infatti ci sono dei verbi di movimento che non richiedono essere, come per esempio camminare. Camminare è chiaramente un verbo di movimento, ma si dice ho camminato. E poi ci sono alcuni verbi come iniziare o finire che possono prendere sia essere che avere. Quindi se vuoi imparare un po' di più su queste regole particolari, voglio consigliarti un video che ho fatto proprio su questo argomento, su alcune regole particolari degli ausiliari, e te lo lascio qui sotto in descrizione. Un'altra cosa che devi ricordare è l'accordo del participio passato. Infatti, quando usiamo avere non dobbiamo cambiare il participio passato. Si dice ho mangiato sia se sono un uomo che se sono una donna, anche se il participio passato può cambiare con avere, ma lo vediamo tra un secondo. Invece con essere dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero del soggetto, della persona che fa l'azione. Quindi andato per il maschile singolare, andata per il femminile singolare, andati per il maschile plurale e il plurale misto e andate per il femminile plurale. Benissimo, ora passiamo al secondo errore molto comune, la differenza tra le preposizioni a e in. A volte le preposizioni possono essere molto complicate, ma non preoccuparti, adesso ti faccio capire come funzionano a e in. Guardiamo questi due esempi.
sono a Roma, vado a Roma. Come vedi, io sto usando sempre la stessa preposizione a, oppure sono in Puglia, vado in Puglia. Qui sto usando la stessa preposizione in. In italiano a e in hanno esattamente lo stesso significato, non c'è differenza, ma usiamo a per alcune parole e in per altre. Non è come in altre lingue, come per esempio l'inglese, in cui scegliamo la preposizione in base al movimento. Se dico in Rome significa che sono a Roma fermo nella città. Se dico to Rome significa che sto facendo un movimento verso Roma. In italiano non è così. In italiano usiamo sempre la stessa preposizione in base alla parola che abbiamo dopo la preposizione, in base al luogo. È il verbo che ci dice il tipo di movimento. Se dico sono a Roma, significa che sono fermo nella città di Roma. Se dico vado a Roma, intendo dire che sto facendo un movimento verso Roma. Quindi, che cosa significa questo? Che usiamo a con i nomi di città, per esempio a Roma o a Napoli, oppure con delle parole, come per esempio a scuola, al lavoro, al bar, al ristorante, a piedi, a tavola e ovviamente anche altre parole. Invece usiamo in con i nomi di paesi, nazioni, come per esempio in Italia, in Spagna, con le regioni, come per esempio in Puglia o in Lombardia, e anche con i continenti, come in America o in Europa. Poi usiamo in anche con alcune parole, come in ufficio, in montagna, in palestra, e anche con i mezzi di trasporto, come in autobus, in macchina. Quindi ecco perché diciamo sempre la stessa preposizione nel caso di sono a Roma e vado a Roma o sono in Puglia e vado in Puglia, perché scegliamo la preposizione in base al luogo che abbiamo. Ora ho fatto un piccolo riassunto sulle preposizioni, ma se ti interessa questo argomento, voglio dirti che trovi delle lezioni molto approfondite e interessanti sulle preposizioni nei miei corsi. Quindi puoi visitare il mio sito www.teacherstefano.com/corsi e dare un'occhiata ai miei corsi disponibili. Prima di andare avanti, però, voglio fare anche un piccolo appunto sulla preposizione da. Infatti io sento spesso i miei studenti dire cose come vado a Luca, vado al dottore, quindi usare a con una persona. Attenzione, no, in italiano noi usiamo la preposizione da con le persone per indicare un movimento verso una persona. Per esempio, vado da Luca, cioè faccio un movimento verso Luca, forse verso la casa di Luca, o vado dal dottore, cioè un movimento verso lo studio del dottore. Attenzione, ricordalo questo, non a ma da con le persone. Prima di andare avanti col prossimo errore, però, voglio chiederti un piccolo favore. Se questo video ti sta piacendo e stai imparando nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo, anche se sembra una cosa da niente, mi aiuta tantissimo perché suggerisce all'algoritmo di YouTube che i miei video sono buoni e quindi consiglia i miei video a tante altre persone. Quindi se vuoi aiutarmi a far crescere il mio canale, lascia un bel mi piace, questo mi aiuterà tantissimo, grazie mille. Fantastico, andiamo avanti e parliamo del prossimo errore, l'accordo del participio passato. Come abbiamo visto nel primo errore, in italiano noi non cambiamo il participio passato con avere, diciamo per esempio sempre ho mangiato, però lo cambiamo con essere in base al genere e numero. Per esempio, sono andato, uomo, sono andata, donna. Però attenzione, in realtà c'è un caso in cui il participio passato cambia anche col verbo avere, quando abbiamo un pronome oggetto diretto. Infatti, quando abbiamo un pronome oggetto diretto,
dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero dell'oggetto sostituito. Aspetta. Che significa? Vediamo un esempio. Hai mangiato la pizza? Sì, l'ho mangiata. Che sta succedendo qui? Noi prendiamo la pizza. La pizza è un oggetto diretto e noi sostituiamo la pizza con un pronome oggetto diretto, la. Poi la con il verbo avere o diventa tutt'uno, lo, L''O. Ma poi, dato che abbiamo sostituito la parola pizza, che è femminile e singolare, dobbiamo cambiare mangiato in mangiata, quindi il femminile singolare, in base a pizza. Ecco quindi cosa succede. Quando abbiamo un pronome oggetto diretto in una frase, dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero dell'oggetto diretto. E attenzione, questo succede solo con l'oggetto diretto, ok? Non con l'oggetto indiretto. Altro esempio può essere: hai conosciuto gli amici di Clara? Gli amici maschile plurale, quindi li. No, non li ho ancora conosciuti, maschile plurale. Oppure hai visto le tue amiche? Amiche femminile plurale. Sì, le ho viste ieri. Fantastico. Ora andiamo avanti con un altro errore, molto comune ma molto facile da risolvere: gli aggettivi in e. Spesso sento i miei studenti dire le amiche intelligente. Questo perché pensano, intelligente finisce con la e, quindi è femminile plurale, amiche intelligente. In realtà no, perché intelligente è un aggettivo che finisce in e gli aggettivi che finiscono in e non hanno un genere, non sono maschili o femminili, ma solo singolari e plurale. La e per il singolare, la i per il plurale. Quindi intelligente maschile e femminile singolare, intelligenti maschile e femminile plurale. Quindi noi potremmo dire l'amico intelligente, l'amica intelligente, gli amici intelligenti, le amiche intelligenti. Capito? Quindi solo due forme: intelligente, intelligenti. Ci sono diversi aggettivi in e in italiano, come anche per esempio felice, triste, amichevole, giovane, eccetera. E ora vediamo l'ultimo errore, e questo è un errore che fanno in particolare gli studenti che hanno appena studiato il congiuntivo. Infatti, quando uno studente studia il congiuntivo, poi lo vuole usare sempre. Anzi, forse troppo. Tu sicuramente, se hai studiato il congiuntivo, saprai che il congiuntivo in italiano si usa per parlare di un dubbio, un'opinione, per esempio. E sento a volte gli studenti dire: ah, secondo me sia bello, o forse sia interessante. In realtà questo è molto sbagliato, perché in italiano possiamo usare il congiuntivo soltanto se abbiamo un altro verbo che introduce il congiuntivo, e secondo me o forse non sono verbi. Io posso dire penso che sia bello o credo che sia interessante, perché ho un altro verbo, ma non posso introdurre il congiuntivo con secondo me o forse, anche se esprimono un dubbio e un'opinione. Se vuoi, ho fatto un video in cui parlo dei casi in cui non devi usare il congiuntivo. È molto interessante e te lo lascio qui sotto in descrizione. Perfetto, e tu facevi questi errori o ci sono altri errori comuni che hai difficoltà a smettere di fare? Magari parliamone qui sotto nei commenti, e se hai qualche domanda scrivila sempre qui sotto. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel mi piace e poi non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così riceverai una comoda notifica sul tuo cellulare ogni volta che pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia, ciao!